In anteprima italiana oggi vi parlo di una luce pazzesca, Molus G200 by Zhiyun. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono troppo contento perché sono stato ricontattato da Zhiyun per poter testare e poi poter fare la recensione di questa nuovissima luce LED. Ed è un nuovo illuminatore da ben 200 watt che in realtà possono arrivare fino a 300 watt, ma vi spiego tutto fra poco, che funziona veramente da Dio. Iniziamo dai materiali, è costruita decisamente molto bene. Zhiyun ci sta dando dei prodotti veramente top sotto il profilo appunto della costruzione e sta cercando di miniaturizzarli il più possibile. Lo sapete, sono fissato nell'avere il materiale più funzionale e più piccolo possibile, proprio perché sono un tipo di fotografo barra content creator che si muove parecchio e quindi ho bisogno di portarmi dietro magari molto materiale e non sempre si può, specialmente se andiamo in aereo, specialmente se andiamo in treno, non possiamo portare con noi 2000 borse come farei qui a Roma. Infatti se mi seguite su Instagram, e se non mi seguite mi raccomando il link è sempre qui sotto in descrizione, metto delle storie dove si vede sempre che ho carrelli, aiutanti eccetera, proprio perché porto veramente tantissimo materiale con me. Fino ad oggi una luce da 200 watt molto piccola era quella della Golbur CL220, eccola qui, come vedete tanto piccola non è, ma è sicuramente una delle più piccole in commercio. Pesa 1,4 kg, trovate la recensione qui sopra nelle schede, funziona decisamente bene tranne che per l'attacco Bowens, ma chiaramente oltre a questa luce qui poi dobbiamo andarci a portare dietro questo alimentatore, come vedete decisamente grande e ingombrante. E cosa ha fatto Zhiyun? È riuscita a mettere in queste dimensioni la stessa potenza di questa luce qui. Quindi qui abbiamo 200 watt di potenza, temperatura regolabile e come vedete qui dietro per raffreddare il tutto c'è una ventola veramente molto importante. Se non lo usate al 100% la ventola non la sentite, se la utilizzate al 100% la ventola una volta che si scalda si incomincia a sentire chiaramente, ma questa luce qui ha anche la possibilità di avere un boost di potenza. Zhiyun lo chiama modalità max e questa modalità max riesce a far arrivare a questa luce qui ben 300 watt di potenza. Non ho trovato scritto da nessuna parte per quanto tempo massimo si possa utilizzare questa luce a 300 watt. Ho fatto delle prove in casa e vi posso dire che incomincia a scaldare abbastanza, quindi quello che vi posso dire io è usatela massimo a 200 watt, quando poi vi serve quel boost di potenza, ecco, mettete la modalità massima e avrete 300 watt di potenza, ma non la utilizzate per ore e ore così. Non so cosa potrebbe succedere sinceramente perché diventa abbastanza calda. Io l'ho lasciata in questa modalità massima per un'oretta e sì, si è scaldata parecchio, ma chiaramente non è successo niente. Detto questo, l'ho utilizzata, come avete visto nella intro, per un set food. In questo momento sto facendo tutti i shooting in esterna, sia lavorativi sia in TF, e quindi è un po' difficile per me andarlo a testare per bene. Però lo shooting food è durato più o meno 3 ore e mezza, l'ho lasciata sempre accesa ed ha funzionato veramente da Dio. Se vi state chiedendo come ha fatto Zhiyun a rendere una luce così piccola, è presto detto. In realtà ha creato una parte di luce dove c'è soltanto il LED e una parte dove abbiamo l'alimentatore, la pulsantiera, la centralina eccetera su un altro supporto. Quindi questa è la seconda parte della luce che, come vedete, anche qui ha una ventola veramente gigantesca. Ecco, questo qui per esempio non si scalda mai, anche qui la ventola non la sentite neanche se la fate andare al 100% e come potete vedere qui ci sono due pulsanti. Funzionano molto bene questi due pulsanti, sono cliccabili e si possono ruotare. Uno è per la temperatura colore chiaramente ed uno invece è per l'intensità luminosa. Per quanto riguarda i pulsanti cliccabili, ogni click corrisponde a un preset, quindi abbiamo 20, 40, 60, 80, 100% di potenza su un tasto, mentre l'altro abbiamo dei gradi Kelvin.
Tutto questo ci serve per poter utilizzare la luce ancora più velocemente. Qui sopra abbiamo un gommino che serve per poter attaccare questo pezzo di luce qui allo stativo, e non abbiamo nient'altro se non il cavo che va da qui alla presa elettrica. Quindi questo pezzo fungerà sia per andare a cambiare la temperatura di colore e l'intensità luminosa, sia per alimentare la luce che sta su. Ma adesso rimonto tutto. Ho trovato abbastanza geniale questa cosa, ovvero sdoppiare la luce in due dispositivi diversi, perché questo qui è solo una luce, pesa meno di 1 chilo, e quindi quando avete questa luce sopra uno stativo da magari 2 metri, 2 metri e mezzo d'altezza, per andarla a spostare nessun problema, perché lì sopra avete 1 chilo di peso. E ancora più interessante è il pezzo sotto della luce, perché abbiamo la pulsantiera, quindi possiamo andare a decidere intensità luminosa e gradi Kelvin direttamente alla nostra altezza, perché questo lo possiamo mettere dove vogliamo noi. Mentre normalmente le luci o i flash hanno la pulsantiera in alto, quindi bisogna abbassare lo stativo, andare lì a regolarlo e alzarlo, qui invece è molto più comodo. In più, avendo questo pezzo sotto, avremo anche un baricentro più basso, quindi sarà ancora più difficile da poter far cadere. Chiaramente non è una luce da esterno perché va soltanto a corrente, quindi non la possiamo andare ad alimentare con V-Lock, non possiamo andare ad alimentare praticamente con niente, a meno che non abbiamo delle power station di quelle grosse, e allora sì, possiamo andarla ad alimentare in esterna, ma in tutti gli altri casi è una luce pensata per l'interno. Davanti all'illuminatore abbiamo un classico attacco Bowens, quindi possiamo attaccare tutti i modificatori che volete, e la qualità della luce è veramente molto alta. Chiaramente possiamo andare ad alzare ed abbassare intensità luminosa e gradi Kelvin anche da applicazione, che funziona decisamente bene e che funziona con tutti i prodotti della Zhiyun. Quindi ad esempio io in quel set food sono andato ad utilizzare un X100 e appunto questa G200, e potevo utilizzare un'app per tutte e due le luci. Normalmente non faccio un grosso utilizzo delle app, vi dico la verità, anche perché con questa luce, avendo la pulsantiera che mi sta praticamente dove voglio io, è molto più semplice, mi sono trovato meglio ad abbassare e alzare intensità luminosi e gradi Kelvin direttamente dalla pulsantiera stessa. Abbiamo inoltre una modalità music, quindi sul ballast ci sono dei microfoni. Se attiviamo questa modalità andrà a tempo di musica. Ora, se avete soltanto questa o ne avete soltanto due, probabilmente non la userete mai come il sottoscritto, ma se avete un set con varie luci di questo tipo qui, si possono veramente fare dei videoclip top. Mi stavo dimenticando che in confezione in realtà c'è anche una parabola standard Bowens, ed ora però volevo andarvi a parlare della portabilità. Allora, se dovete andare a portare la luce con il suo case, questo non è il suo case, me l'hanno mandato così perché è una preproduzione, il case che vi arriverà a casa è molto più bello di questo qui, non sarà molto differente dal portarvi dietro un case di questo tipo qui, ovvero questi due case sono abbastanza sovrapponibili. Sì, ok, questo è più grande e più pesante, però in realtà non vi cambia la vita, ok? Quello che invece vi cambia è se dovete portarlo nello zaino fotografico o, ad esempio, come faccio io, in una classica valigia. E questo perché utilizzare una luce del genere più classica vi porta via praticamente mezza valigia, mentre quelle che sono alte così le mettete in mezzo ai vestiti e ne potete portare veramente quante ne volete. Ed è per questo che lei diventerà la mia luce principale per quanto riguarda i set in interna. Normalmente cerco di fare sempre tutto con luci da 60-100 watt, ma non mi nascondo che avere tutta questa potenza non fa mai male. Quindi ogni volta che saprò che devo fare dei set in interna e ho la corrente disponibile, e porterò sicuramente lei, senza ombra di dubbio. Anche perché la possiamo utilizzare con l'attacco Bowens, come vi ho detto, ma c'è anche il buco dell'ombrello che io adoro, e quindi la mia scelta ricadrà sempre e solo su di lei. Volevo farvi anche però un discorso che mi sta molto a cuore. Allora, da fotografo, se siete dei fotografi che state vedendo questo video, vi posso dire che luci di questa potenza effettivamente, secondo me, potrebbero non servirvi, nel senso che o utilizzo la luce in ambienti molto bui e quindi questa è sicuramente troppo potente, preferisco infatti utilizzare magari un X100 che è molto più piccolo e molto più leggero, tanto se siete in bassa luce tutta questa potenza non vi serve, o se mi serve invece tanta potenza io preferisco sicuramente andare ad utilizzare un flash, perché andare ad utilizzare ad esempio una D100 vi semplifica di molto il lavoro, non avete fili, la batteria è praticamente infinita ed è molto
molto più piccolo e più leggero rispetto a una luce di questo tipo, come a una qualsiasi altra luce. Se invece siete dei fotografi ibridi e quindi fate foto e video come me, ecco, questa potrebbe assolutamente essere la soluzione, come anche per i videomaker, perché Zhiyun ha pensato bene di fare un prezzo veramente bomba. In questo momento su Amazon il prezzo è di 399 euro, quando ad esempio questo che è uscito da un po' costa 356. Quindi con una spesa veramente ridicola in più avete una luce sicuramente molto più bella, molto più funzionale e molto più piccola e trasportabile. Quindi se siete fotografi ibridi e se siete videomaker, ragazzi, prendetela ad occhi chiusi, non andate su altri prodotti, anche perché se fate una ricerca su Amazon in questo momento e scrivete luce LED video 200 watt, vi usciranno le classiche luci della Godox, l'Amaran e così via. Tutte luci molto più grandi e ahimè anche più costose, quindi il consiglio che vi do è prendete assolutamente questa. Prendetela però, mi raccomando, da Amazon, vi lascio qui sotto il link in descrizione, perché come vi ho detto in un video update sulle luci della Zhiyun, lo trovate sempre qui nelle schede, uno per esempio mi si è rotto. Io sicuramente ho delle luci di preproduzione, quindi ok, però prendetele da Amazon, così per i prossimi 2 anni siete a posto. Ok ragazzi, penso di avervi detto tutto per questo nuovo prodotto, assolutamente consigliato, mi piace da morire e come vi ho detto già nel video diventerà la mia luce principale quando dovrò fare delle cose in interna. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like, se avete qualche domanda fatemela qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!